un po' berlina, un po' coupé. Ecco la DS4 e-Tense plug-in. Ora la scopriamo insieme su Terzo Garage. Grazie alla concessionaria Armando Citroën di Cuneo che ha prestato questa DS4 e-Tense a Terzo Garage. A caratterizzare il frontale sono sicuramente le luci di posizione che riprendono lo zig-zag, il disegno molto dinamico del marchio DS. Altro elemento distintivo del frontale è la grande calandra a rombi, a diamanti quasi. Dona un'immagine molto massiccia, forte, anche sportiva, nonostante l'eleganza, a tutta l'auto. Qui abbiamo cerchi da 19 pollici, poi vedremo che in realtà questo non comprometterà il comfort. Su questo allestimento Performance Line il bagagliaio si apre in modo tradizionale, mentre sul Rivoli, che è il top di gamma, è elettroattuato. Qui troviamo i due cavi di ricarica, due cavi che vengono dati insieme all'auto, con quello di tipo 2 e quello anche per la ricarica casalinga con la tradizionale presa asciugo, proprio per le prese di casa. Qui sotto abbiamo la batteria, riusciamo a vederne un pezzo, non voglio togliere tutto, anche la protezione diciamo, e questo ruba un po' di spazio al bagagliaio. Che diventa di 390 litri. Una crossover elegante di segmento C, questa DS4 e-Tense, allestimento performance plug-in, quindi qui abbiamo una batteria da 13,4 kWh che consente realmente di percorrere una cinquantina di chilometri in modalità elettrica. Però abbiamo un 1.600 benzina a 4 cilindri da 180 cavalli che, combinato con il motore elettrico, sviluppa una potenza di 225 cavalli. In questo modo non ci sono problemi, non ci sono patemi d'animo per l'autonomia, perché quando la batteria si dovesse scaricare, ovviamente abbiamo il carburante benzina che ci fa continuare la strada. E quando la batteria si scarica, questa si comporta come una full hybrid normale, anche piuttosto efficiente. Possiamo parlare subito dei consumi, che ovviamente con la batteria carica sono pari a circa 1,2 litri per 100 km, perché di fatto funziona sempre l'elettrico. Mentre con la batteria che si scarica comunque siamo intorno ai 16, anche 17 km al litro, se riusciamo a usare bene la frenata rigenerativa che, appunto in modalità full hybrid, ricarica la batteria. Andando a inserire la modalità B, brake, l'auto recupera maggiore energia quando si rilascia il pedale dell'acceleratore, quindi anche frenare diventa più facile e la batteria si ricarica di più. Qui abbiamo le modalità di guida che io posso selezionare andando in Sport, quella che dà uno spunto ancora maggiore e ovviamente punta di più sullo sfruttamento del motore termico, altrimenti Hybrid, quella che ottimizza il lavoro dei due sistemi, Comfort, che permette anche una taratura delle sospensioni più dolce, quindi su percorsi particolarmente accidentati potrei usare questa, e poi abbiamo Electric, quella che ci consente di viaggiare a zero emissioni, in totale silenzio.
Il motore elettrico lavora bene insieme a quello termico, siamo di nuovo in modalità hybrid e consente di spingere questa macchina, che pesa poco meno di 1600 kg, da 0 a 100 in 7,7 secondi. Il motore è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, anch'esso piuttosto veloce nelle cambiate e reattivo. Gli interni sono molto curati, abbiamo questa plancia rivestita qui di tessuto e qui di pelle, anche gli interni porta sono rivestiti in pelle e tutto il cruscotto, tutto il posto guida trasmette una forte sensazione di qualità e anche di solidità. Abbiamo un cruscotto digitale ma piuttosto piccolo, però ben leggibile, che è quasi sostituito, direi, dall'head-up display, perché la diagonale dell'head-up display, anche se non si riesce a intuire, però è da 20 e passa pollici, in effetti è molto grande, cioè direi è quasi più facile andare a leggere le informazioni attraverso il parabrezza, perché vengono proiettate di fatto sul parabrezza, che non sul cruscotto, le informazioni principali. E poi qui abbiamo un 10 pollici e 3 per il sistema di infotainment. Il cruscotto di cui abbiamo già parlato presenta il cruscotto digitale centrale, sulla sinistra l'indicazione dello stato della batteria, sulla destra l'autonomia residua, e permette anche di replicare la videata, diciamo, del tragitto, del percorso. La stessa videata la troviamo nella schermata home del display dell'infotainment, possiamo, facendo così, ampliarla. Torniamo indietro alla home premendo questo tasto fisico e abbiamo nella stessa home i comandi del clima e quelli del multimedia, se noi dovessimo collegare una fonte esterna. Come vedete, l'auto ha una sua connessione perché permette di fare gli aggiornamenti over the air. Andare a Torino. Navigazione verso Torino. Posso anche usare, vedete, i comandi vocali. Facciamo annulla, così evitiamo. Qui abbiamo i comandi della radio, dobbiamo abbassare il volume, così lo togliamo, e abbiamo anche questo particolare trackpad. Ci vuole un po' di manualità e di fatto consente di utilizzare tutti i comandi che ci sono qui attraverso delle gesture. Se io ad esempio vado sul navigatore e poi dal trackpad faccio questo lavoro, il navigatore zooma oppure amplia. Fatta un pochino di pratica si può tenere premuto per circa un secondo e attivare gli altri comandi. Vedete, poi spostando il dito io vado a sceglierli: spazio applicazioni, navigazione, media, telefono. Rilasciando io seleziono il telefono, poi andrò a fare tutto quello che mi serve. Su strade particolarmente sconnesse, il sistema Active Scan Suspension, che utilizza una telecamera qui sul parabrezza, regola proprio in base alle condizioni del fondo stradale la durezza, diciamo, delle sospensioni, e quindi l'auto diventa più confortevole. Qui abbiamo il bocchettone della ricarica per la batteria, con la ricarica casalinga 2,3 kW, in 5 ore e mezza, 5 ore e 40 si ricarica l'intera batteria. Ne bastano 3 ore e 25 caricando a 3,7 kW, a 7,4 si arriva a 1 ora e 40.
Se chi viaggia dietro è un po' alto, io sono 1,90, magari faticherà un po' a entrare, però bisogna semplicemente farci l'abitudine. Lo spazio per le ginocchia è sufficiente anche perché i sedili anteriori, seppure settati sulla mia altezza, sono molto incavati e quindi lasciano ancora proprio entrare, diciamo, le gambe. Sulla testa ho ancora un paio di centimetri. Anche per questa volta è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi a Terzo Garage. Ciao, alla prossima, buoni chilometri a tutti!